Ciao, bentornato in un mio nuovo video e se sei nuovo allora iscriviti al canale immediatamente e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Inoltre ti chiedo di lasciarmi un commentino qua sotto solo per farmi sapere che sei passato e per salutarmi. Grazie! Oggi andiamo a sfogliare insieme un altro libro che puoi trovare in vendita sul sito di Icon Editrice oppure su Amazon. Ti lascio giù il link per andare a comprare il libro e se lo comprerai sul sito di Icon Editrice e comprerai 2 volumi qualsiasi che si trovano nel sito, avrai diritto ad uno sconto del 15%, quindi non fartelo scappare. Inoltre li puoi acquistare anche su Amazon. Ti lascio giù il link per poterlo acquistare. Il libro in questione è questo qui, Archivio Tessile. Nel mio canale già da molti anni ti parlo dei tessuti. Ho raggruppato infatti tutti i video dei tessuti in un'unica cartella. Quindi se ti sei perso i video te li lascio tutti qua sotto. Basta cliccare sul link e troverai tutti i video che ho fino adesso fatto riguardanti i tessuti. Ti ho parlato del lino, della lana, del cotone e come trattare i tessuti, come devono essere trattati, come devono essere cuciti. Infatti, a seconda del tessuto che andremo a cucire, ovviamente cambierà il punto che utilizzi, per esempio con la macchina per cucire o con la tagliacuci oppure con la punto copertura. E non poteva mancare nella mia libreria un altro libro che parla di tessuti. Il libro è stato scritto da Stefanella Esposito ed è fantastico. Se ti interessano i tessuti sicuramente se tu cuci ti devono interessare i tessuti, perché la conoscenza dei tessuti serve per una resa della cucitura perfetta, sempre più perfetta e sempre più elaborata. Quindi la conoscenza del tessuto in sartoria è molto importante. Conoscere con che tipo di tessuto stiamo lavorando e come lavorarlo. Se sei interessata anche tu alla conoscenza dei tessuti, io ti consiglio di comprare questo libro. Ma adesso andiamo a sfogliarlo insieme. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se lo comprerai e cosa te ne sembra. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buon cucito sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao! Ed ecco qua Archivio Tessile di Stefanella Esposito. 230 tessuti nella pratica degli stilisti. Introduzione. Questa è tutta l'introduzione, il tessuto, ci parla del tessuto, tipologie di tessili, classificazione per l'intreccio, un approccio multifocale, il tessuto made in Italy, il tessuto e lo stile di ciò che vorrebbero essere, quindi tutta una bella storia che possiamo leggerci anche per la nostra cultura personale. Il tessuto e l'industria del fashion, molto interessante, la rivisitazione della materia, emozioni, estetica e creatività, la vista, quindi tutto per proprio leggerlo e sapere di più per quanto riguarda i tessuti sensibili. Qua parla di tutti i tessuti, chiaramente andrò tutto a leggerlo. Penso che qualche video possa essere interessante, prenderò spunto da questo libro, spero di sì. Tessuto ad armatura a tela, cioè per me è interessante, ma bisogna vedere se può essere interessante anche per te. Tela di lino, tela di cotone, taffetà, quindi qui ci sono tutti i tessuti. Quindi se nel caso tu trovi il nome di un tessuto, non sai che cosa sia, che cos'è, lo trovi qua. Tessuti tinti in filo, ed eccoli qua. Diciamo che questo libro è proprio un libro di testo, un libro che ci spiega nel dettaglio che tipo di tessuto è, perché cosa può essere utilizzato. Questo per esempio parla del gessato, del quadrettato, damier, tessuti ad armatura derivata dalla tela, cannellato, cannetté, ottoman, ce ne sono veramente, ci sono tutti i tessuti suddivisi in capitoli, quindi tessuti ad armatura diagonale, quindi tutti suddivisi in categorie, cioè in quella categoria fanno parte determinati tipi di tessuto, per esempio il denim. Ed è importante conoscere queste cose perché ci permette di utilizzare il tessuto giusto per quel cartamodello specifico. Tessuti d'armatura derivata da diagonale.
e sono il grisaglia, il twill, solaro, con tutti gli esempi, delle foto molto esplicative, ci spiegano, proprio ci fanno vedere qual è il tessuto, che tipo di tessuto stiamo parlando. Questo è il tartan, tessuto ad armatura raso satin. Vado veloce come sempre perché se sei interessato puoi acquistare il libro. Tessuti leggeri, ovviamente lo trovi sia su Amazon che sul sito di Icon Editrice, e se compri 2 libri all'interno del sito puoi avere lo sconto del 15%, quindi abbastanza conveniente. Battista, mussola, ecco qua tutti i tessuti. Vado avanti, questo è il voile, zar, garza inglese, tessuti con effetti mossi. In questo caso abbiamo tessuto melange, filafi, tessuto sheen, crepe di lana, crepe satin, crepe de chine, crepe georgette. Mi piace molto la crepe georgette, bellissimo. Tessuto granite, questo per esempio forse non l'ho mai neanche lavorato. Tessuti con effetti di rilievo, cioè ci rendiamo conto che sono veramente tantissimi i tessuti, più di quanto noi potessimo pensare. Quindi questo è veramente un libro fantastico. Tessuti con effetti armaturati, questo è un libro che consiglierei se avessi una scuola, quindi con degli allievi. Tessuti operati, brillantini, damasco, cioè proprio lo consiglio vivamente. Tessuti doppi, questo ci dà veramente tantissima cultura riguardante i tessuti. Velluti e similari, a me piace moltissimo il velluto di cotone, velluto di lana, perché il velluto non è uno, ma come vediamo velluto di seta, velluto di viscosa, velluto operato, cioè ce ne sono di varietà. Ecco, vedete qua che questi tessuti a maglia, maglina di lana, maglina di seta, maglina di cotone, filo di Scozia. C'è un lavoro dietro questo libro non indifferente. Motivo uncinetto che oggi vanno molto di moda. Tessuti pesanti, sono il fresco di lana, la flanella, il panno, l'oden, ed eccoli qua. Questi invece sono i tessuti con strutture particolari. Il vero sarto e chi cuce dovrebbe conoscerli, non ti dico tutti, però dovrebbe avere una certa dimestichezza con i tessuti, ecco perché consiglio questo libro. Tessuti con materiali speciali. Il cucire bene non è solamente saper fare bene le cuciture, anche se quello ovviamente è molto importante, ma dietro il saper cucire c'è anche tutta questa importante cultura del tessuto, come comunque anche dell'uso della macchina per cucire, i trucchi, i segreti. Questi tessuti ricamati che io adoro, io amo i tessuti ricamati, sono molto eleganti e si può giocare con anche altri tessuti. Ricamato in oro, fantastico, bellissimo. E si possono fare anche le borse, come vediamo, borse ricamate. Ricamato in pietre, appliqué, patchwork, tessuti con fissinaggi, impermeabilizzato, cerato, che viene utilizzato appunto per fare dei capi che diciamo facciano scivolare la pioggia, quindi il bagnato, il chintz, spalmato, cire, gommato. Andiamo avanti. Che poi anche noi possiamo crearci i nostri tessuti, cioè possiamo comprare il tessuto e personalizzarlo prima di cucirlo. Io per esempio ho personalizzato delle stoffe ricamandole con la ricamatrice, quindi si possono prima personalizzare anche con dei punti semplici e poi tagliare. Tessuti non tessuti, c'è la carta, il feltro, il pannolenci. Questo è importante. Il pannolenci, che cos'è il pannolenci? Piacerebbe, ecco, prendere spunto da questo e fare un video su questi tessuti non tessuti che vengono usati tantissimo anche da chi fa cucito creativo, oltre che cucito sartoriale, anzi soprattutto cucito creativo. Tela guinea, teletta di rinforzo, ho fatto un video sulla teletta di rinforzo molto importante, il termoadesivo, crine, pello di cammello, fodera, fettuccia, ovattina e tessuti per effetti di decoro. Vediamo quali sono: il nastro, spighetta, passamaneria. Quindi come vediamo anche questo giubbotto è stato impreziosito con la passamaneria, molto molto bellina questa idea, molto carina. Il piumino decorato così, poi le borchie, con le borchie possiamo fare addirittura dei disegni. Frangia, io adoro tutto questo che vedi qua,
tutto questo che vedi qua io adoro perché abbellisce ogni tipo di capo, quindi le frange, le piume, ed abbiamo infine qua la bibliografia. Direi che questo libro è promosso a pieni voti, un libro che consiglierei alle mie allieve, è molto utile perché ci consente di conoscere gran parte di tutti i tessuti che possiamo trovare in vendita e quindi saperli utilizzare al meglio per le nostre creazioni. Io spero che il video ti sia stato utile, fammi sapere nei commenti, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella e condividi il video nei tuoi social. Grazie per aver visto il video, un bacione e buon cucito creativo sartoriale ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.